Ciao belli, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo l'ultima tappa del Dream Kart Championship. Siamo a Lonato South Garda, bellissima pista, non ci avevo mai corso. È stata una bellissima gara, molto combattuta e molto divertente, perciò vi lascerò la gara per intero. Non aveva senso tagliare le parti noiose perché erano veramente poche. Vi avviso che parto dalla 24esima posizione su 32, siamo in tantissimi, ma ci sarà da divertirsi, quindi partiamo subito. Sarà un gran macello adesso. Siamo in tantissimi, 32 piloti. Tanti sono anche esperti, probabilmente girano anche spesso con il kart, hanno le loro tutine tutte firmate. Vediamo qui se riusciamo. Ho recuperato già un paio di posizioni. Da davanti è già battaglia, vediamo la prima staccata. Ecco, una merda. Lungo, non capisco perché, non so se magari ho frenato quel pelo in meno o quel pelo tardi. Vediamo comunque di recuperare verso una posizione. Se sentite qualche voce ero un attimino incazzato con me stesso dicendomi: sveglia Gab, sei in gara, dai, forza. Staccata numero 2 e ancora largo. Allora, ancora largo, qui c'è qualcosa, infatti mi è andata subito in sovrasterzo, un pochino ho dovuto correggere. Vediamo adesso di riuscire a recuperare l'altra posizione. Tamponatina e ora giù il capoccione sul rettilineo. Sarà una lunga gara. Davanti fanno già sportellate, come vedete, e io ne approfitto. Cavolo, uno nella sabbia, ne abbiamo già perso uno. Il punto è davvero veloce, pericoloso. Staccatona, ai. Porca miseria, che rimbalzata che ho preso. Pensate a questa qua. Ci siamo scontrati ho evitato quello che era già girato, ma nel frattempo mi ha ribaltato un altro. Adesso vediamo di recuperarlo. In quel momento ero parecchio incazzato e infatti avevo gli occhi in fiamme. Ecco, bravo, stai lì, bravissimo. Però nel frattempo ho perso un'altra posizione. Ora noterete questi due tornanti di fila quante posizioni perderò. È impressionante, quindi cavolo di due tornanti li faccio da schifo. Solo 2 o 3 volte mi sono usciti bene. Infatti devo riuscire a trovare una quadra e a migliorare il più possibile, perché la maggior parte delle posizioni che perderò sarà solo in quei tornantini. Dietro controlliamo, tutto a posto, c'è gli seguitori come è normale che sia. Sono le prime gare, vediamo. Oh, là, recuperata. È un po' infida quella curva perché ti inganna, devi ritardare un po' l'ingresso. Che traversino. Qua per assurdo non dobbiamo uscire troppo larghi, ma bisogna tenere una traiettoria più stretta ed è più redditizia. S veloce, ottima. Dai, stiamo già recuperando il gruppetto davanti. I tornanti qui faccio veramente fatica a uscire forte. Probabilmente sacrifico troppo, entro troppo piano, ma perdo comunque in uscita e quindi mi recuperano in tanti, mentre nei curvoni veloci vado piuttosto meglio. E vedete che riesco a recuperare già più facilmente. Staccatina, esco bene, superato. Mettiamoci in scia. Ecco, questa bisogna uscire un po' più stretti. Ecco, come vedete non ho perso molto, infatti sono rimasto molto vicino. Questa S mi piace da impazzire, si entra veramente forte. Staccata, come dire che non ci provavo. leggera appoggiatina, ma dietro è l'inferno.
adesso, ecco, altra tornante, tac, ti pareva? Ti pareva? Qua sono uscito comunque abbastanza attaccato in scia, ma vediamo se qualcosa riesco a guadagnare. Però qui il punto di sorpasso bisogna aspettare dopo la S, perché se esci veramente forti qua rischi di sfondarti tu e sfondare il tuo avversario, quindi bisogna riuscire ad uscire più forti e più attaccati possibili. Staccatina, sono uscito meglio, ma lui ha recuperato più velocità. Vediamoli, stiamo lì attaccati. Dietro per ora sono al sicuro. S veloce, siamo un po' troppo lontanini per provare un attacco qua. Vediamo i tornanti. Già sta allungando il pilota davanti, come vedete. Sì, sta decisamente perdendo terreno. E niente, incredibile, su quei 3 tornanti lì, incredibile quanto vada a perdere. Però vabbè, teniamo botte, cerchiamo di recuperare nel resto della pista. Anche qua su questo tratto veloce mi viene da stare più largo per farlo scorrere più velocemente, ma a quanto pare non è così poi redditizia come traiettoria. Staccatina, dietro mi recuperano, porcaccia la miseria. Per fortuna io sono concentrato a guardare il pilota davanti, non mi rendo conto di chi c'è dietro. E bisogna fare così sempre, guardate sempre davanti, mai indietro, non vi fate distrarre, concentratevi solo sul pilota davanti a voi. Qualcosina sto recuperando. Qui il pilota davanti è uscito un pochino largo in ingresso, non è uscito perfetto, infatti ho recuperato qualcosina. Dietro comunque dei cavoli di tornanti, guardate quanto mi recuperano. Ha dovuto fare la traiettoria più larga per evitarmi, altrimenti mi tampona. È impressionante come vado a perdere in quei tratti, in quei 2 punti lì. Tratto velocissimo, molto bello da fare, in pieno, qua io preferisco schiacciare di colpo un pochettino il freno e riprendere. Bisognerebbe riprovarla la pista e provare solo ad alzare il pedale del gas per vedere se comunque si riesce a mantenere la stessa velocità o migliorare. Arriviamo alla S veloce, molto bella, pizzicare il cordolo, staccatina, comunque non mollo e il pilota davanti rimane più o meno alla stessa distanza di prima. Dietro rimango comunque ancora il pericolo, sempre vicini i ragazzi dietro nei tornanti, e siamo all'8° giro. Per ora tutto invariato e ancora comunque battaglia, perché alla fine là davanti adesso stanno cominciando a punzecchiarsi e forse io riesco a recuperare qualcosa di terreno. Qua sono uscito non benissimo, troppo largo, e infatti il pilota davanti a me sta recuperando. Cavolo, il ragazzo dietro di me, non subito quello dietro ma quell'altro dietro, è il ragazzo che era uscito nella sabbia e ci sta recuperando, incredibile, è venuto su come un treno. Davanti hanno fatto uno scambio di posizione, perciò dovrei riuscire a recuperarlo. Ecco, vedete il ragazzo con la tuta verde e nera era il ragazzo che era finito, mi sembra, nella sabbia ed è venuto su veramente forte. In 2 tornanti ha recuperato 2 posizioni, porcaccia la miseria, e puntualmente mi superano nei tornanti. Lui ha fatto un sorpasso molto pulito, è uscito forte anche, nonostante comunque la traiettoria più interna, è riuscito a uscire comunque più forte. Io tengo la scia, mi avvicino molto qui, ho dovuto alzare un pelino il gas per non comunque tamponarlo. Lui è uscito più largo, io sono uscito più forte, gli prendo la scia, come dire che non ci provo, dentro,
sportellatina leggera, è comunque uscito più forte. Lui è un po' non contento, ci sta, ma alla fine non è che l'abbia mandato tanto largo. Intanto qua dietro momenti ci giriamo in due, mi ha dato una spizzicatina al di dietro, ma rimaniamo concentrati su quello davanti a noi, vediamo se riusciamo a tenere il suo passo, ma va veramente forte. Nel frattempo dietro è battaglia. Cavolo, questi tornanti io faccio veramente fatica a digerirli, devo esercitarli. Porca miseria come è uscito forte, fra un po' mi affianca sul rettilineo. Poi io comunque non è che il mio peso aiuti molto, io sono 92 kg, il peso minimo è 85, quindi qualcosina si vede che riescono a recuperarmi. Comunque se escono forte in scia li mangio, poi sono anche alto, quindi probabilmente gli taglio veramente tanta aria. Abbiamo recuperato l'altro pilota davanti a noi, ha sbagliato l'ingresso, infatti guardate quanto abbiamo recuperato a centro curva nella doppia sinistra. Sì, continua a guardare dietro, non ti preoccupare che fra poco ti prendo e mi vedrai davanti. Tornantino, questi 3 tornantini a destra, eccolo, eccoci, fregato, dove? In colmetta il tornante, ma porca miseria. Sono tornato, infatti come vedete sono molto contento di questo sorpasso subito. Sono tornato 24esimo, porca miseria, come la posizione di partenza, però la gara è ancora lunga, quindi dobbiamo riuscire a mantenere la concentrazione in questi momenti senza farsi prendere dal nervosismo, rimanere concentrati e focalizzati sul pilota davanti a noi. Già qualcosina stiamo recuperando, poi sì, basta che i piloti davanti facciano un po' di bagarre, un po' di sorpassi, si danno fastidio e recuperi in un attimo se tu guidi pulito. Veloce, come vedete alcuni vedete stanno già sbagliando tra di loro perché si stanno dando fastidio. Quello davanti sente che il pilota dietro sta insistendo, sta puntando al sorpasso, e quindi se non si rimane concentrati è un attimo sbagliare la traiettoria o la frenata, comunque indurre all'errore. Dietro sono piuttosto tranquillo. Vediamola davanti. Sì, qua mi sa che fra un po' ci sarà un sorpasso tra i due. Comunque qualcuno dei due o sbaglia o ci prova ad attaccare. Questa curva mi viene non particolarmente ma abbastanza bene, infatti riesco a recuperare qualcosina in terreno. Anche questa doppia S sono uscito piuttosto forte rispetto a loro, sono già più incollato a loro. Vediamo, bello largo, pizzicare il cordolo, tornantino a destra, tornantino a sinistra. Rettilineo, nulla da fare per ora. Presumo ci sarà qualche sorpasso perché i piloti davanti sono parecchio incollati adesso. Sono uscito forte da questa curva a destra veloce, vediamo, staccatina, e stanno sbagliando, stanno facendo errori, e infatti io adesso mi sono incollato. Vedete come si recupera molto facilmente se si fa la traiettoria e la staccata corretta. Quello davanti fa un piccolo errorino e un attimo perdere parecchia velocità. Dietro sta arrivando il pilota dietro di me, molto vicino anche lui. Vediamo, staccatina, tornantino a destra,
sto uscendo abbastanza velocemente da questi tornantini, loro stanno sbagliando, infatti è uscito lento dentro, quasi doppio sorpasso. Il primo pilota ha provato a chiudere, ci siamo picchiati dentro, io di conseguenza ho picchiato dentro a quello davanti, quasi un doppio sorpasso, ma qua è veramente una bolgia, siamo tutti appiccicati su questo tratto velocissimo, vediamo di non fare pasticci, rimango davanti incollato a questo qui davanti, dentro in scia. Oh cavolo, un medio ha un suo amico probabilmente, ecco, bravo, vai largo, visto? È un attimo distrarsi e sbagliare. Ok, siamo davanti al gruppetto, davanti a me adesso ho un bel vuoto, cerchiamo di recuperare gli altri piloti davanti che sono un terzetto, mi pare, così da vedere. Vediamo, abbiamo pista libera, quindi non abbiamo nessuno ostacolo davanti, possiamo fare il nostro ritmo, le nostre traiettorie, vediamo se dietro, ecco, se loro si danno fastidio così io ringrazio solamente, e così io posso fare la mia garetta concentrandomi a recuperare il terreno e loro si danno fastidio, nessuno rompe le valle a me. Siamo al 15° giro, non mancherà molto alla fine della gara. Cerchiamo di rimanere concentrati e recuperare più strada possibile. Staccatina, così a primo impatto sembra già di recuperare un po' di strada. Vediamo se è solo una mia sensazione o se è effettivamente così. Dietro siamo belli tranquilli. Sì, secondo me stiamo già recuperando qualcosina di strada. Sì, decisamente. Quindi è solo questione di mantenere il ritmo, non fare errori. Vediamo se riusciamo a recuperarli prima della fine della gara. Basta un minimo che loro si diano fastidio. Ecco, come vedete dietro si stanno scambiando le posizioni. Bene così. Andate avanti così che io faccio la mia gara, vado a recuperare gli altri e voi vi date fastidio a vicenda. Bellissimo questo tratto qua in velocità e comunque si raggiunge una buona velocità con questi rental car. Non oso immaginare con un KZ, i ragazzi che girano, i piloti che girano con il KZ in questa pista devono essere, cioè devono veramente avere anche il pelo in quel tratto lì, o comunque anche solamente un due tempi monomarcia, comunque vai molto più forte rispetto a questi. È veramente una bella pista questa, capisco perché passano i migliori piloti ma anche i piloti di Formula 1 ad allenarsi in questa pista, è veramente bella. Oh cavolo, dietro mi hanno recuperato come niente nei tornanti. Questo pilota qua dietro di me mi ha veramente mangiato un sacco di terreno. Cavolo, guardate come recupera in scia, quasi urca, quasi tenta il sorpasso. Facciamo una foltatona che non si vede da un po'. Io devo averla sentita leggermente, ma fortunatamente ha rischiato più lui che io, però qua siamo andati veramente tanto vicino al patatrack. Qui la distanza non siamo riusciti a recuperare un granché, più o meno siamo come al giro precedente. Oh, no, tranne questo tratto sono uscito veramente forte. Qua sto recuperando molto di più, si stanno avvicinando parecchio. Vediamo dietro, anche lui va forte anche lui. Vediamo se riesco a mantenere la posizione, ormai è finita. Cavolo, avevamo preso quelli davanti. Niente, bandiera a scacchi ragazzi, è finita. A volte le gare non finiscono come speri.
Oggi ho tagliato il traguardo al 22esimo posto, che poi è diventato 21esimo grazie a una penalità di un pilota là davanti. Non è il risultato comunque che speravo, ma è quello che mi serve, perché ogni posizione, anche la più lontana dalla vetta, racconta qualcosa. Racconta dove sei adesso e dove puoi arrivare. Io voglio migliorare, voglio crescere, capire, imparare curva dopo curva, voglio lottare un giorno per la vittoria. Ma prima di tutto voglio divertirmi, perché se ti concentri solo sulla vittoria rischi di dimenticare tutto il resto. I piccoli progressi, le staccate riuscite, la traiettoria che finalmente ti è uscita bene, quel sorpasso che non ti aspettavi, il battito del cuore prima del via, sono traguardi minuscoli che spesso non notiamo, ma sono loro che ti portano avanti. Questa gara è una lezione, un passo, uno dei tanti che dovrò fare. Oggi sono arrivato 21esimo, domani non so dove sarò, ma so che continuerò a dare gas, a crederci e a godermi ogni giro, perché il vero risultato è questo, non fermarsi mai.